Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, innanzitutto vi volevo ringraziare perché in queste settimane di assenza qualcuno mi ha anche chiesto come stavo. Ho avuto una bruttissima influenza e un problema all'orecchio sinistro per cui non sentivo benissimo, purtroppo. Adesso sto meglio. Oltretutto ci sono stati anche dei problemi di lavoro, ecco, perché oltre al canale YouTube, che per me è una grandissima passione, però ho anche un lavoro che esula proprio da questo mondo. Le storie di cui vi parlerò oggi sono qualcosa di incredibile. Io ne ho scelte 3 tra le più popolari in Giappone e secondo me sono davvero da brividi. Ma amici, prima di iniziare con la storia di oggi, vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare like a questo video per supportare il canale e aiutarmi a crescere in questa avventura. Ma adesso iniziamo. Si chiama pediofobia, la paura delle bambole. Razionalmente sappiamo che delle bambole non possono prendere vita, ma sarà sicuramente capitato a molti di voi, me compresa, di sentirsi un po' a disagio davanti a quello sguardo freddo e senza vita. E questo ci potrebbe far pensare agli amanti come noi del paranormale alle storie più famose legate a questo argomento, di cui vi ho anche già parlato in precedenza. Annabelle, Chucky, Robert the Doll. Ovviamente è davvero difficile credere che questi giocattoli, chiamiamoli così, possano essere infestati, alcuni di loro, da degli spiriti. Ma ci sono delle storie davvero incredibili che potrebbero farci ricredere, come la storia che sto per raccontarvi oggi. Okiku è una famosissima bambola giapponese. E a detta della sua famiglia e dei monaci che tutt'oggi la custodiscono, lei vive. Siamo nel 1918 e un ragazzo di 17 anni, di nome Eikichi Suzuki, acquista durante una visita a Sapporo per una mostra marina una bambola da regalare alla sua sorellina di 2 anni di nome Kikuko, detta anche Kyoko. La bambina, che amava particolarmente le bambole, sembra che si sia innamorata perdutamente di questo regalo, tanto da portarsi questa bambola ovunque andasse, persino quando andava a dormire. La bambola aveva un'acconciatura detta AOK, un taglio di capelli molto popolare tra le bambine giapponesi. Un caschetto all'altezza della mascella e una frangetta molto corta sulla fronte. Era vestita con un classico kimono giapponese e al posto degli occhi aveva 2 perline nere. Purtroppo però Kikuko morì improvvisamente l'anno dopo, a soli 3 anni. Sembra a causa di alcune complicanze respiratorie dopo una bruttissima influenza. Dopo questo gravissimo lutto, i familiari, affranti da quel dolore inconsolabile, decisero di tenere la bambola della loro figlia come ricordo e la misero nel loro altare di famiglia all'interno della loro casa. Le diedero anche un nome, Okiku, in onore della loro bambina perduta. E pensate che ad un certo punto, su quell'altare, iniziarono anche a pregarla. Giorno dopo giorno, però, la famiglia iniziò a notare qualcosa di strano in quella bambola. I capelli le stavano lentamente crescendo e questa cosa fece pensare loro che era un segno del fatto che quella bambola era posseduta dallo spirito inquieto della loro bambina, Kikuko, che era morta così prematuramente. Passano gli anni e nel 1938 il padre di Kikuko decise di donare quella bambola ai monaci del tempio di Maneji nell'Hokkaido, perché lui e la sua famiglia si erano dovuti trasferire per lavoro in un'altra città. Furono costretti quindi a condividere il loro segreto con quei monaci e gli raccontarono tutta la storia. Sembra anche che vennero fatti degli esami specifici sui capelli di quella bambola e venne fuori che erano proprio dei capelli di un bambino umano. Questa bambola è tutt'oggi in quel tempio ed è possibile visitarla, però è assolutamente vietato fotografarla. Pensate che Okiku
oggi ha i capelli lunghi fino alle ginocchia. Ovviamente dovrebbero essere molto più lunghi, ma i monaci si assicurano di tagliarli regolarmente dopo che uno di loro ebbe una visione proprio della bambola in un sogno che gli chiedeva di farlo. Scientificamente nessuno è stato in grado di spiegare come mai a questa bambola continuano a crescere i capelli. Ogni anno quel tempio viene affollato da turisti che vogliono assolutamente vedere di persona con i loro occhi Okiku. Pensate che ancora oggi alcuni monaci continuano a dire di avere continui incubi su questa bambola. La seconda storia è uno dei luoghi più infestati del Giappone, The Round Schoolhouse. Nella parte settentrionale del Giappone si trova Hokkaido, una delle isole più grandi del Giappone, ed è qui che si troverebbero i resti inquietanti di una scuola, con la reputazione di essere uno dei luoghi più infestati del Giappone. Nel 1906 venne costruito un edificio dalla forma circolare, che gli valse il soprannome di The Round Schoolhouse nel tempo, proprio per questa particolarità, perché tra gli anni 40 e gli anni 70 fu adibito a scuola elementare, fino a quando, poco tempo dopo, per motivi sconosciuti, venne abbandonato. Ancora oggi sembra che sia rimasto tutto intatto, proprio come il giorno della sua chiusura. All'interno si possono trovare banchi, sedie, scrivanie. Il terreno tutto intorno è incolto e pieno di cespugli che hanno sepolto tutto, compreso il parco giochi e le strade. Difatti l'unico modo per raggiungere questo luogo è a piedi. La gente del posto sostiene che quei boschi siano infestati dagli spiriti. Diverse infatti sono state le apparizioni di figure scure, avvistamenti di luci misteriose e non solo. Quando cala il buio, rumori e urla agghiaccianti sferzerebbero il silenzio della notte. Sembra anche che ci siano state diverse testimonianze di persone che hanno udito proprio tra quei boschi le voci di alcuni bambini che in passato si erano diretti proprio lì per giocare e che non sono mai tornati a casa. Tutto questo ben presto venne collegato alla scuola abbandonata e verso la fine degli anni '80, infatti, la Round Schoolhouse divenne uno dei luoghi più visitati da curiosi e amanti del paranormale in cerca di quelle anime perdute. Chi si è coraggiosamente addentrato in quei luoghi ha potuto poi raccontare eventi paranormali terrificanti, tanto che questo luogo è inserito tra i 10 luoghi più infestati del Giappone. Pensate che alcuni medium e amanti ricercatori del paranormale che si sono addentrati lì dentro hanno giurato di non volerci rimettere più piede a causa di una fortissima energia negativa, ma le voci più gravi che girano sulla Round Schoolhouse sono quelle che raccontano delle persone scomparse senza lasciare alcuna traccia dopo aver visitato le rovine. E diverse sono state le auto ritrovate abbandonate sul ciglio della strada. Ma mentre qualcuno spariva nel nulla, altri tornavano a casa completamente pazzi, forse spinti sull'orlo della follia dopo aver visto qualcosa proprio all'interno o all'esterno della scuola. Nel 1983 3 persone si recarono a far visita alle rovine per cercare di indagare su quei luoghi. Una volta parcheggiata l'auto si avviarono a piedi attraverso la foresta per dirigersi verso la scuola e una volta arrivati si sentirono sopraffatti da un improvviso gelo. Riuscirono anche ad intravedere una figura scura e sentirono anche un suono dietro di loro, come uno strisciare sul terreno. Ma non solo, all'interno della scuola i fenomeni paranormali si fecero sentire subito. Iniziarono a cadere degli oggetti, alcune porte si aprivano e si chiudevano da sole
e all'improvviso una spinta da un'entità invisibile ad un membro del gruppo che lo portò ad urlare dal terrore. Più rimanevano all'interno di quella scuola e più i fenomeni paranormali aumentavano, fino a quando il gruppo non scappò all'esterno in preda al panico, e fu lì che videro, mentre stavano scappando, quell'ombra nera, simile alla sagoma di una persona, che li seguì fino a quando non uscirono dalla foresta. Nel 2000 una coppia di investigatori del paranormale, però non molto esperta, attratta da questo luogo e da tutti i racconti che avevano ascoltato in merito, decisero di recarsi alla scuola di notte. Già mentre attraversavano la foresta si potevano chiaramente sentire, a detta loro, dei rumori molto strani, come se qualcuno battesse sui tronchi degli alberi con un bastone. Giurarono di aver sentito anche di rumori come di rami spezzati e anche una risata. Quando arrivarono davanti alla scuola dissero di aver sentito tutto intorno a loro rumori come di passi, ma quando furono dentro successe una cosa davvero incredibile, perché rimasero come ammaliati da una luce fortissima che filtrava attraverso una crepa, da dove videro uscire degli esseri di luce senza una forma distinguibile. Questo gli fece pensare subito ad un portale, una specie di passaggio dal mondo dei vivi al mondo dei morti. La terza storia è quella della foresta di Aokigahara, anche conosciuta come la foresta dei suicidi. A nord-ovest del monte Fuji, nella prefettura di Yamanashi, si trova una foresta di conifere, cipressi e arbusti da circa 300 anni. È molto conosciuta per il suo splendido paesaggio e per le grotte laviche, ed è anche un'ottima meta per chi ama camminare. Purtroppo però è anche tristemente nota al mondo come la foresta dei suicidi, ma in passato era chiamata Yukai, cioè mare di alberi, per via dei fitti arbusti e per il terreno lavico, che la renderebbero un luogo impervio e molto pericoloso. Pericoloso perché se non si seguono i sentieri prestabiliti c'è un altissimo rischio di perdersi. Pensate che all'interno sono diversi cartelli che dissuadono le persone dall'entrarci, ma soprattutto dal togliersi la vita. Sì, avete capito bene, perché come ho detto all'inizio, purtroppo questo luogo è conosciuto come uno dei luoghi più famosi dove le persone si tolgono proprio la vita. Secondo al mondo solo al Gate Golden Bridge di San Francisco, dove ogni anno sono centinaia i corpi che vengono ritrovati senza vita. Non si sa per quale motivo alcune persone scelgano questo luogo per togliersi la vita, però ci sono alcune leggende che parlerebbero di una maledizione legata proprio alla foresta, che sarebbe abitata da alcune anime del passato. E sarebbero proprio queste anime ad attirare alcune persone più fragili di mente, malate o solo più sensibili, ad inoltrarsi al suo interno per poi non uscirne mai più. Questa foresta è considerata da molti infestata dai demoni, poiché in passato chi ci si era addentrato senza una guida non era mai uscito vivo. Quindi le anime di queste persone avrebbero invaso quei boschi, sarebbero anime perdute, destinate a vagare per l'eternità in preda alla tristezza e alla rabbia. Queste anime hanno un nome, si chiamano Yurei, e diverse sono state nel tempo le segnalazioni di queste entità, ma non solo. Qualcuno parla anche di allucinazioni una volta entrati dentro il bosco, e di alberi impregnati talmente tanto di negatività e malvagità da sembrare addirittura vivi, quasi come ad avere dei tentacoli al posto dei rami. Ad alimentare tutte queste leggende fu anche il libro
Kuroi Yukai di Seiko Matsumoto del 1960, dove racconta la storia di due amanti morti suicidi proprio all'interno di questa foresta. Sembra però che i suicidi siano già iniziati intorno al XIX secolo, quando gli Upasute, che vuol dire abbandono di donna anziana, andavano a morire nella foresta trasformandosi poi in yurei, spiriti arrabbiati. Nell'antico Giappone sembra infatti che fosse d'uso lasciar morire di sua spontanea volontà un membro anziano della famiglia, malato o anche solo appunto anziano, per non pesare sul giovane nucleo familiare, soprattutto nei periodi di carestia e siccità. Sembra che ad alimentare il tutto ci sia anche un manuale del 1993. Si chiama Il manuale completo del suicidio di Wataru Tsurumei, dove ci sarebbero descritti all'interno i migliori modi per togliersi la vita. E si trova anche appunto la foresta di Aokigahara. Sono tantissime le persone che vengono ritrovate senza vita all'interno di questa foresta e a cui viene ritrovato proprio questo manuale tra i loro effetti personali. Dal 1950 ad oggi si calcolano circa 30 suicidi ogni anno, quasi tutti per impiccagione e overdose. Le statistiche indicano che l'apice dei suicidi avviene a marzo, con la fine dell'anno fiscale in Giappone, quindi si potrebbe pensare che tra le cause di queste morti ci sarebbero delle ragioni economiche. Amici, siamo arrivati al termine di questo video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e ovviamente iscrivetevi al canale, perché dalle statistiche ho notato che chi guarda i miei video purtroppo non è ancora iscritto al canale, e questo è importantissimo per la mia crescita e per l'andamento dell'algoritmo di YouTube. Io vi chiedo ancora scusa per l'assenza di questi giorni, ma comprenderete che il lavoro ha avuto la priorità in queste settimane. Vi faccio tanti auguri di buone feste, io vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con un'altra storia. Ciao amici!